tanto per Grazie. essere presenti anche oggi, che è il secondo incontro, il secondo webinar di approfondimento rispetto ai temi che sono stati presentati, sono stati resi disponibili sulla piattaforma online in modalità asincrona, che riguardano un percorso di accompagnamento che ha come oggetto il reclutare, l'accogliere e coinvolgere l'apprendista in azienda. Ovviamente questo tipo di percorso formativo, che è rivolto principalmente ai tutor aziendali, ma aperto anche a tutta un'altra serie di portatori di interessi che gli americani chiamano stakeholders, per fare bella figura. Ecco, noi volentieri apriamo anche questo webinar a coloro che ancora non hanno avuto l'occasione, no, di ricoprire il ruolo di tutor aziendale, ma che sono interessati. Ricordo appunto un intervento anche di una partecipante ieri, che oggi è ancora collegata, vedo che fa cenno di sì con la testa, e dice: io molto volentieri sarei interessata, per cui non è necessario solo essere tutor aziendali già esperti, ma anche potenzialmente interessati. Ecco, l'incontro di ieri ha avuto come principale focus quello dei primi due ambiti di contenuto che abbiamo proposto nella formazione asincrona, che erano la fase di reclutamento del contesto nel quale si concretizzano i percorsi di apprendistato duale, e anche la parte che riguarda le competenze e le funzioni del tutor. Detto in altre parole, quali sono le caratteristiche, le abilità, le motivazioni e anche le sensibilità che i tutor aziendali dovrebbero possedere per svolgere appieno le loro funzioni. Funzioni che prevedono tutta una serie di elementi. Questi elementi riguardano l'accompagnamento del percorso di apprendistato e anche la guida. Quindi, da un certo punto di vista, nell'ultima parte, diciamo, del modulo che riguarda le competenze e le funzioni del tutor, c'erano tre contenuti formativi che riguardavano le principali funzioni del tutor in un percorso di apprendistato duale, quindi il trasmettere competenze, il fornire sostegno in varie forme, e una funzione di monitoraggio, quindi di accompagnamento con una sorta di sistematicità nel fornire feedback, diciamo, all'apprendista rispetto agli obiettivi che si erano delineati in partenza. Fin qui, diciamo, la parte che abbiamo anticipato ieri. Su questo alcuni avevano già dato qualche riscontro in termini di fruibilità dei contenuti, di ritmo e di suggerimenti anche per integrare questo tipo di contenuti con il prossimo incontro formativo in modalità sincrona, che è programmato nelle prossime settimane e che, come mi piace ricordare, è anche un po' l'oggetto di questo webinar, cioè a partire da le reazioni dei partecipanti rispetto ai contenuti asincroni, cioè quelli sulla piattaforma, lasciare poi lo spazio e le modalità per integrare eventualmente alcuni elementi di interessi che possono essere oggetto della formazione in presenza in aula. Questo era, diciamo, la doverosa premessa. Vincenzo, se hai il microfono disattivato, non so se volevi intervenire rispetto a questo punto. No, facevo solo una considerazione. Intanto buon pomeriggio a tutti. Ecco, come probabilmente Sergio e Simone hanno già anticipato, siamo in una strana situazione in cui l'accompagnamento è di un'esperienza che da un lato è lavorativa e dal lato è formativa. Allora, per entrare già, e poi do subito la parola a Sergio, perché so che il tempo è poco, volevo raccontarvi la mia storia con un collega un vostro collega artigiano che sta intervenendo adesso nel mio impianto idraulico.
questo collega, vostro collega, utilizza studenti e quindi ha piena esperienza di un'attività di accompagnamento. L'altro giorno gli ponevo questa domanda: ma tu come fai con i tuoi apprendisti quando attivi un contratto di apprendistato? Allora no, lascia stare, lascia stare, lascia stare, lascia stare. Ci sono sempre, con i giovani di oggi è tutto un problema. Lascio tutto al mio collega come gestire questa attività, perché lui è più disponibile, perché lui ha dei figli che hanno più o meno l'età dell'apprendistato e quindi li sa prendere. Poi lascio tutto al mio collega perché lui non so come fa, ma riesce così ad attivare un po' di interesse verso l'attività lavorativa. La cosa mi ha colpito perché mi stava anticipando quali sono poi i dilemmi dell'accompagnamento in una situazione di apprendistato. Mi ha colpito perché nel breve spazio di 3 minuti metto sul tappeto due cose importanti che oggi riprenderemo, credo. La prima cosa, che siamo nell'incertezza attualmente, cioè si fa un buon attività di tutorato se si gestisce l'incertezza dell'attività che si va a svolgere. L'altra cosa, e la cosa più importante, è che la motivazione si costruisce passo dopo passo e questo forse è un elemento che ci aiuterà a collocarci in quella funzione. Allora, ci tenevo a dire queste cose perché le prescrizioni per come si fa il tutor ne troverete delle migliaia. L'importante è selezionarle, adattarle alla propria esperienza e soprattutto adattarle alle persone che effettivamente ci vengono a fare questa esperienza. Allora io credo che possa essere un piccolo inizio per ricordare che coinvolgendosi in prima persona la probabilità di produrre un risultato ottimale aumentano. Coinvolgendosi e domandandosi perché sono lì sostanzialmente a fare quella funzione, a gestire quella funzione, allora la probabilità di successo è elevata. Coinvolgendosi e domandandoci non soltanto diciamo che cosa faranno gli altri, ma cosa farò soprattutto io, allora forse la probabilità di un successo di un successo, di un'utilità dell'esperienza verrà aumentata. Mi fermo qui perché poi Daniele Carlini e Gaia sa che sono logorroico, però in realtà ci tenevo a dire molto, diciamo, conoscenza dichiarativa, ma soprattutto mettere in atto una conoscenza di tipo esperienziale. Questo io credo che sia il controllo e il monitoraggio della propria conoscenza esperienziale. Io credo che sia un modo anche per affrontare la funzione con più margini, ecco, di soddisfazione e soprattutto di utilità. Io ripercorrerei brevemente, ecco, i contenuti della parte 3 e della parte 4, diciamo delle parti che riguardano, le fasi del percorso formativo in apprendistato duale e consigli pratici, e la sezione successiva che riguarda casi reali e consigli dell'esperto, proprio a partire dalle riflessioni che ha appena fatto Vincenzo Sarchielli, perché se è vero che si può trovare nei manuali, in rete, nelle infografiche che abbiamo anche noi cercato appunto di integrare nel percorso formativo, una schematizzazione dei punti essenziali. Nella parte 4 il nostro obiettivo era appunto quello di accompagnare questi elementi con dei casi reali commentati. Quindi nella sezione 3 si trova, per chi ha avuto già la possibilità di fare un'esperienza, una modalità, se vogliamo, binaria. Per ogni argomento, e gli argomenti principali sono 4,
la preparazione al percorso, l'accoglienza e la prima impressione, l'apprendimento e la valutazione. Quindi sono 4 le fasi principali del percorso di apprendistato duale. Per ciascuna di queste c'è un contenuto in modalità podcast che descrive molto brevemente, in maniera sintetica, ecco, le caratteristiche di ciascuna fase, e poi sulla piattaforma si trova una forma, diciamo, di sintesi grafica, in modalità infografica, anche così di schematizzazione, su quelli che possono essere i punti essenziali. E questo già nelle nostre intenzioni siamo ben consapevoli che non basta, diciamo, ad offrire qualche elemento che possa tornare utile. Cosa serve? Serve quello che c'è nella sezione successiva, cioè a partire da delle esperienze pratiche, da casi concreti, cerchiamo di vedere come quegli elementi nelle varie fasi possono essere declinati, e quindi nella sezione successiva abbiamo cercato di focalizzarci su alcuni degli aspetti che anche nell'intervento che ha appena fatto il dottor Sacchelli sono stati menzionati. Il primo è quello che riguarda la motivazione e i rinforzi, cioè come si fa ad accompagnare un percorso con lo scopo di interagire con l'apprendista per favorire lo sviluppo della motivazione, in questo caso intrinseca, cioè che nasce dall'esperienza che l'apprendista sta facendo e che lo spinge a volerne sapere di più, a mettersi alla prova, a provare attivamente, in modo proattivo, a sperimentarsi in determinate situazioni, ad osservare, ma anche a mettersi appunto alla prova. Allo stesso modo, una parte della sezione 4 riguarda il tema dei valori aziendali, cioè del come l'esperienza di apprendistato può essere orientata, influenzata nell'esplicitare quelli che sono alcuni valori che nella singola realtà, ed è per questo che è un vestito su misura sostanzialmente, nella singola realtà rappresentano la motivazione alla base di quello che accade. Cioè, perché questi aspetti nella singola realtà, nella nostra azienda, sono importanti? Cos'è importante per noi? Cos'è che spinge a scegliere di fare le cose in un certo modo e di presentarle in un certo modo, e che porta ad ottenere risultati qualitativamente migliori rispetto a la concorrenza, come si fanno le attività in un'altra realtà? Allora, alla base di questo ci sono appunto dei valori che in alcuni casi, anche in assenza del confronto con un apprendista, possono restare impliciti, cioè non verbalizzati, non resi diciamo chiari a chi anche prima magari stava già lavorando all'interno della stessa organizzazione. L'ultimo punto riguarda il feedback. Il feedback che nelle esperienze che noi andiamo a riportare, diciamo, viene tradotto nella interazione con l'apprendista, cioè in che modo il tutor, nel suo ruolo, può creare le condizioni perché il riscontro rispetto alle attività svolte possa essere alla base di un percorso di apprendimento. Reciproco in questo caso, perché in realtà dal punto di vista dell'apprendista un riscontro rispetto alle proprie attività è fondamentale per poter capire come migliorarsi, quali sono gli aspetti su cui occorre ancora sviluppare alcune abilità. Dall'altra parte però, dal punto di vista del tutor, è necessario approfittare di questi momenti di confronto per capire come determinate attività vengono viste dall'apprendista, come vengono interpretate, e quindi come queste possono essere sostanzialmente percepite in termini di qual è il mio ruolo,
quale contributo posso portare all'attività dell'azienda e anche un raccordo con quello che abbiamo detto nell'incontro di ieri, cioè dal punto di vista dell'apprendista uno degli elementi che può essere attrattivo anche in termini di valore dell'esperienza può essere certamente la possibilità di intervenire, diciamo, di dare un contributo attivo ai processi di innovazione, per esempio, dell'azienda. Allora, in questo modo anche una sessione di feedback può essere l'occasione per offrire questo tipo di percezione. Quindi sostanzialmente nella parte di cui stiamo trattando oggi, il tema di suddividere per fasi questo percorso può essere l'occasione per una riflessione che ha un paio, diciamo, una bidirezionalità sostanzialmente. Riassumendo sostanzialmente, noi abbiamo cercato di proporre in dei formati diversi, quindi podcast, quindi infografiche, quindi video interviste con degli interlocutori che ne hanno fatto esperienza diretta, i temi che il dottor Sacchielli ha anticipato nel suo intervento iniziale, che hanno a che fare con la necessità di interpretare un percorso dove è vero che gli obiettivi e le aspettative vanno preparati fin dall'inizio, e questo sia tra l'azienda, il tutor, l'apprendista, ma anche in sinergia con l'istituzione scolastica sostanzialmente, no? Questo è uno degli spunti che era emerso anche ieri. Ma è altrettanto vero che i contorni di questo percorso vanno costruiti nel quotidiano e quindi uno degli elementi su cui forse si può prestare attenzione è il non correre il rischio di dare per scontato che se ne è parlato subito e poi se ne riparla, diciamo, alla fine del percorso. Ma è necessario mettere a budget, direbbero gli esperti di organizzazione, un investimento quotidiano anche nel monitorare come questi elementi vengono interpretati, agiti, vissuti nel quotidiano da parte appunto di figure che hanno esperienze, l'apprendista, ruoli, il tutor diversi e che fanno insieme un percorso. Quindi non è il tutor che osserva l'apprendista, ma lo fa insieme. È un percorso che richiede un confronto, una disponibilità e un investimento, diciamo un'energia, ecco, da un certo punto di vista, che però può essere giustamente ripagata anche dal contributo che l'apprendista può dare in termini di punto di vista alternativo, di idee innovative che possono essere portate in azienda. E questo si costruisce appunto in queste fasi, che iniziano dalla preparazione e che poi si sviluppano a partire dall'accoglienza e dalla prima impressione, che è una delle fasi un po' centrali dal punto di vista anche delle relazioni interpersonali, no? Perché effettivamente le basi di un rapporto di relazione che si sviluppa tra l'apprendista e l'organizzazione vengono poste proprio nel momento in cui l'apprendista viene accolto e si forma la prima impressione. Il primo impatto, diciamo, che come abbiamo cercato di rappresentare nei contenuti, è quello che poi lascia il segno. Quindi è quella fase nella quale vengono percepite eventuali differenze tra quello che si dice e quello che si fa. E a volte, ecco, è una delle fasi più critiche queste, dove chi ricopre un ruolo di figura di riferimento, per esempio, deve fare, diciamo, attenzione a come vengono presentate le opportunità e a come nei fatti poi queste si concretizzano. Allo stesso modo, però, questo ragionamento vale anche per l'apprendista, che dichiara degli interessi, dichiara delle motivazioni, dichiara delle abilità e anche della disponibilità, delle buone intenzioni, diciamo, nella fase iniziale, alle quali poi devono seguire nei comportamenti, diciamo, i riscontri rispetto a quanto
a quanto presentato inizialmente. Ecco, quindi diciamo una parte importante delle attenzioni da porre in questa fase va sicuramente al tema dell'accoglienza della prima impressione. Non so se Simone vuole aggiungere qualche cosa, ecco, rispetto a quanto ho cercato di dire fino a questo punto. No, come sintesi, di nuovo efficace, e ci tengo solo a sottolineare ancora con più forza come queste fasi che sono state presentate non siano fasi finite, che quindi iniziano dalla preparazione e finiscono nella valutazione. Sono parole che sono reali, cioè sono corrette, però trasmettono anche forse un significato che, se non chiarito, può essere frainteso, perché la preparazione non significa solamente l'anticipazione e una volta fatta finisce, così come la valutazione non è l'ultima cosa da fare prima della fine del rapporto di apprendistato duale, ma è una sorta di ciclo che parte dalla preparazione, passa dall'accoglienza, che poi è l'unica fase che forse si distanzia un po' dal ciclo che sto descrivendo. Poi c'è una fase d'apprendimento, di valutazione e monitoraggio che poi porta inevitabilmente a una nuova preparazione che potremmo chiamare revisione, ridefinizione, possiamo usare anche altri termini, che però serve a dettare nuovi obiettivi sulla base dello sviluppo delle competenze effettive dell'apprendista, per poi passare a una fase successiva di apprendimento e di nuovo valutazione, così da creare questo ciclo virtuoso, potremmo dire. Altro aspetto che ci tengo a sottolineare, proprio per supportare appieno questo virtuosismo che sto cercando di descrivere, è proprio l'ascolto. L'ha anticipato anche il dottor San Giorgi. Ascoltare l'apprendista permette di porre degli obiettivi che siano realistici, sfidanti per appunto l'apprendista, che siano anche raggiungibili, e quindi durante la fase d'apprendimento si possono imparare competenze reali, che poi vengono valutate, vengono monitorate successivamente, per poi valutare se gli obiettivi sono stati raggiunti, e in quel caso definirne di più sfidanti, di più nuovi. Quindi tutto col coinvolgimento dell'apprendista. L'abbiamo detto anche ieri, l'attività in presenza si concentrerà proprio su capire come coinvolgere, come motivare gli apprendisti, e ascoltarli sicuramente una di queste, una chiave vincente per questo. Non aggiungerei altro, anche in virtù del tempo che abbiamo. Non so se il dottor Sarchielli vuole aggiungere qualcosa su questo. Sono tornate comunque volontariamente o involontariamente alcune parole chiave che avevo usato nel suo esempio il dottor Sarchielli. Quindi la disponibilità, la motivazione e la consapevolezza sono tutte parole che bene o male sono risuonate anche nella sintesi, quindi non si distanziano troppo da quello che avevamo pensato. Non so, quindi, se il dottor Sarchielli vuole aggiungere qualcosa. Comunque no, credo che già la presentazione, la puntualizzazione degli elementi chiave, importanti, rilevanti, sia stata già fatta da San Giorgi, da Sergio San Giorgi. Anche questa integrazione che hai fatto, magari proprio per la mia posizione, userei un linguaggio letterario, cioè diciamo del tipo: bisogna essere all'interno di una conversazione formativa, cioè bisogna, al di là della progettazione importante, cioè la progettazione, l'anticipazione, la puntualizzazione delle competenze da sviluppare, quindi sicuramente avere un'anticipazione del percorso è fondamentale. È altrettanto fondamentale dal mio punto di vista, usando parole diverse, chiamiamolo monitoraggio, chiamiamolo revisione, chiamiamolo... Ecco, io sono affezionato all'idea che in un'attività di accompagnamento, di aiuto, di utilizzo dell'esperienza come mezzo per sviluppare competenze per la qualifica o per il lavoro, allora forse
abituarsi anche a dare valore alla dimensione relazionale di questo accompagnamento, non è soltanto politicamente corretto, ma è proprio costitutivo del processo di apprendimento, perché molte volte, specialmente le nuove generazioni, ne avete parlato in altre occasioni, guardate, fanno anche fatica loro a capire che cosa vogliono dalla vita, se non in termini molto macro. Forse bisognerebbe, ecco, abituarli anche a esplicitarlo, a dirlo, a parlare. Cioè, allora forse questo può avvenire con quest'idea dell'accompagnamento di un percorso che viene ipotizzato all'inizio, ma viene modulato continuamente nel farsi della relazione formativa e lavorativa. Quindi io credo che ci siano tutti gli elementi già esplicitati con i quali confrontarsi, anche perché non voglio fare troppo lunga, ecco, dopo rischio di fare, diciamo, il vecchio della situazione, quello che ha già saputo tutto, non voglio fare questa impressione, però molte volte, cioè, è proprio come mi colloco in questa relazione formativa. Io insisto molto, so di essere ridondante, però io credo che l'apprendistato duale, l'utilità, l'importanza dell'apprendistado duale è perché l'impresa accetta la responsabilità, diciamo, di mettersi in gioco, che è un gioco formativo, di sviluppo di competenze e che ha delle implicazioni. Dal mio punto di vista, una delle implicazioni importanti in questo frame è sicuramente quello di darsi al dialogo virtuoso. È stato utilizzato prima da Simone, no? Cioè darsi al dialogo, essere presente, usare le parole in qualche modo, la quotidianità dell'azione come il campo e lo spazio per far riflettere le persone e, diciamocelo, io non ho timore di dirigere le persone anche verso una qualche finalità, qualche obiettivo di apprendimento. Costa un po' fatica, ne costa un po' poca se sono convinto dell'utilità sociale anche della mia collocazione in questo tipo di contratto, di modo formativo, modalità formativa per ampliare e sviluppare le competenze delle persone, dei ragazzi, ecco, sostanzialmente. Non chiedetemi la bibliografia, non chiedetemi i riferimenti, però nella mia pratica clinica non da dottore per intendersi, cioè nella mia pratica quotidiana, cioè esperienze di apprendimento in situazione hanno successo, lo dico in un altro modo, tanto più le persone hanno fatto l'esperienza, in questo caso dico gli adulti, i masteri, cioè quelli che hanno la titolarità dell'impresa, cioè, no, nella mia testa, cioè, non c'è la Fiat, cioè non c'è l'ex Fiat, per dirla vero, ecco, non c'è la grande impresa, ma la piccola impresa, l'impresa artigiana, cioè l'impresa agricola, l'impresa che ha dei compiti che lasciano in parte l'esempio dell'idraulico che vi facevo in apertura, cioè sono 10 addetti, 15 addetti, cioè non sono tantissimi addetti, e quindi c'è anche la possibilità di trovare, di costruire proprio, di partecipare, di far partecipare a questo evento di apprendimento fin da subito le persone, e facendole partecipare la probabilità che si inneschi un meccanismo virtuoso di miglioramento dell'impresa è reale, cioè non è una fantasia soltanto da chi pensa queste cose. Per cui, ripeto, grande presenza e grande importanza del modo con cui mi metto in relazione con tutti gli oggetti che sono presenti nell'esperienza, in primo luogo l'apprendista, ma il tutto scolastico, ma i colleghi, ma il lavoro che sto svolgendo. Quindi garantisco
non ne faccio una teoria, garantisco la presenza relazionale come un fattore di successo e di utilità dell'esperienza. Solo questo, ecco. Ho usato parole diverse per dire le cose che ha detto già Sergio, che ha detto già Simone, però ci tengo molto proprio affinché il tutor che ha esperienza, il tutor che dovrebbe costruirsi, vorrebbero costruirsi, forse partire che non è soltanto, diciamo, bontà nel fare questo tipo di attività, essere il buonismo formativo, è che è proprio costitutivo di un modo di ottimizzare l'apprendimento dell'esperienza. Se non ne parlo, se non discuto, se non ho lo spazio per dialogare, se non ho occasione di ascoltare la posizione dell'altro, allora la probabilità che questo dopo 6 mesi, dopo 3 mesi, dopo ti dica lasciamo stare, forse non è la mia cifra lavorare il sabato e la domenica nella ristorazione, inizio a fare altro. Cioè, sono questi poi forse. Allora, se invece ho sviluppato un'esperienza nel quale alcune dimensioni identitarie non sono oggetto di confronto diretto, ma sono state in qualche modo attraversate nell'esperienza, oggetto di scambio. La dico in questo modo, ho attraversato tanti elementi dell'identità professionale, ho avviato qualche elemento per costruire un'identità professionale, non tanto perché ne ho parlato direttamente, ti piace fare il cuoco, non ti piace fare il cuoco, eccetera, eccetera, ma perché ho creato l'occasione per fare attraversare i dilemmi della professione e del lavoro in maniera molto relazionale, molto affettivo relazionale. Poi chiudo. In letteratura si trova che dall'esperienza si apprende molto se c'è il cuore. Uso sempre diciamo, parole letterarie. Se c'è affetto, se c'è fiducia, allora in questo modo l'esperienza di apprendimento ha senso, ha valore. Altrimenti diventa tutto posticcio, diventa tutto un artefatto, diventa tutto una cosa che non ha possibilità di una ricaduta autentica, oppure, detto in maniera un po' più ottimistica, la romagnola ha meno probabilità, anche San Giorgio è romagnolo, cioè, quindi diciamo, abbiamo l'ottimismo, però in realtà sappiamo che, io dall'esperienza, non è che l'esperienza si apprende di per sé, l'esperienza si apprende se è mediata da una relazione, se è mediata da un rapporto affettivo, altrimenti basta soltanto una gamma di contenuti, ma non è così, ecco, non è così. E quindi ben venga che ci sia questo spazio ulteriore in cui tutor o chi vuole diventare si mette in gioco anche in un'attività preparatoria formativa, perché è proprio il modo con cui cominciare a pensare che la propria funzione è inutile, non c'è niente da fare, cioè se la mia funzione formativa non sono soltanto l'esperto di contenuto, sono lì per veicolare qualcos'altro che è integrativo e fondativo del mio sapere tecnico, ma in realtà in quell'esperienza lì è quasi uno schermo per altro, per far sì che l'altro poi si collochi diversamente. Il famoso amico idraulico me lo diceva chiaramente, cioè io non lo faccio perché non mi coinvolgo, non mi faccio perché io non riesco a stare con, non riesco a comprendere, non riesco a dialogare. Cioè, secondo me è un'autodiagnosi molto importante e molto utile in questo tipo di attività, non bisogna tenerla in secondo piano. Poi ci sono le tecnicalità, sicuramente. Un progetto lo devo sapere definire, ma non è che siamo ingegneri nucleari, ecco, cioè, mi fermo. Grazie.
Sapevo che non ci avrebbe deluso Vincenzo, che quando può essere presente non delude mai, ecco. Anche perché dà appunto delle riletture molto, molto interessanti di qualcosa che ha contribuito anche lui a progettare, diciamo, perché questo percorso formativo è il risultato appunto di un ragionamento a più mani, no? Prima che a più teste, perché a più mani, nel senso di lasciare, dopo una serie di contenuti appunto disponibili sulla piattaforma, uno spazio rilevante a partire da questi 2 webinar a la fase invece laboratoriale che ancora ci attende, l'occasione di portare in aula, quindi in laboratorio, dei casi, delle esperienze che ciascuno di voi, quelli che ne hanno avuto occasione, quelli che ancora non ce l'hanno avuta, possono portare per condividere con gli altri, sostanzialmente, anche per svolgere questa funzione di tradurre in pratica che cosa vuol dire, per esempio, gestire questa relazione che parte dalla preparazione, ma che poi si concretizza nell'accoglienza, nella prima impressione, nelle fasi di apprendimento. Cosa vuol dire in pratica? Quali sono le esperienze che abbiamo fatto e che hanno funzionato o che non hanno funzionato e per quali motivi? Quali sono le spiegazioni che ci siamo dati? No? E l'esempio che faceva Vincenzo poco fa era emblematico, no? Diciamo, creare le occasioni perché questa relazione si possa manifestare. Non è mica semplice, perché in realtà, soprattutto nel concreto, le aziende, le realtà artigiane, le realtà produttive, a maggior ragione di piccole dimensioni, iniziano la giornata con in testa già le cose che avrebbero dovuto fare ieri e che non sono riusciti a fare. Poi ci sono quelle da fare entro oggi perché se no non ne usciamo vivi. Poi ci sono quelle che dobbiamo assolutamente fare domani e nel mezzo ci sono gli imprevisti, che possono sempre capitare, e in più c'è un cassettino mentale da riservare al gestire una relazione con un ragazzo e una ragazza che stanno muovendo i loro passi insieme a noi e che hanno bisogno di capire, da un certo punto di vista, e che a volte magari hanno anche qualche incertezza o qualche remora nel fare domande. E però è importante che le facciano queste domande, se non hanno capito, se non sono sicuri. E non è semplice nel quotidiano lasciare lo spazio perché questo succeda. Questo forse è uno dei punti che va ulteriormente sviluppato nell'attività in presenza, però ecco, creare le occasioni perché questa relazione si possa sviluppare significa lasciare lo spazio anche a chiarire le incertezze, a far emergere delle difficoltà che possono dipendere sì dal ragazzo, dalla ragazza, dalle sue motivazioni, dalla sua preparazione, eccetera, ma possono dipendere anche da fattori che accadono in quel momento lì e che in quel momento vanno gestiti, vanno esplicitati. Quindi questa forse è la sfida principale di un percorso che, come diceva Vincenzo, si fa insieme, no? Quindi il valore della relazione è questa co-costruzione tra il tutor, l'apprendista, ma anche una serie di altre figure che sono i colleghi, che sono i colleghi che magari non hanno il ruolo formale del tutor, ma sono lì, sono parte, diciamo, di quella realtà aziendale e anche loro fanno parte della prima impressione. E magari non sono quelli che hanno partecipato agli incontri o alla progettazione, ma nel quotidiano sono quelli che danno parere, sono quelli che sono disponibili ad ascoltare, sono quelli che fanno il lavoro in un certo modo, sono quelli che, ecco, a volte possono essere e sono osservabili e osservati da un certo punto di vista. Quindi la parte di esperienza nell'apprendimento è costruita anche attraverso queste figure. Ed è uno dei motivi per cui abbiamo cercato appunto di includere in diversi punti del percorso formativo il tema dei valori aziendali, cioè che cosa c'è alla base di un certo comportamento, che cos'è che è importante per noi, anche se non ce lo diciamo tutti i giorni. Quindi l'idea appunto di queste 2 sezioni che avete modo di
di vedere e di ascoltare nella piattaforma ha un po' come sfondo questi temi, che però cercheremo nell'incontro in presenza di sviluppare a partire dall'esperienza pratica, quotidiana, che ciascuno di voi potrà aver fatto. Fabrizio Fontana aveva alzato la mano un po' di tempo fa e poi ha scritto un messaggio sulla chat che leggo. E la sua osservazione, appunto, il fatto che l'apprendista prenda coscienza che il percorso intrapreso non sia quello che cerca è già un obiettivo, quindi non è un fallimento e non dipende esclusivamente dal rapporto empatico costruito. E poi un'altra osservazione di Fabrizio Rusenenti: ribaltando per un attimo la prospettiva, potremmo forse dire che la motivazione ha una valenza bidirezionale e che l'accrescersi della motivazione nell'apprendista porta anche ad una maggiore consapevolezza del proprio ruolo nel tutor, così come avviene in primo luogo il contrario. E poi magari le leggo tutte e poi magari se vogliamo fare una... Ecco. Poi Marina Stengel dice: l'importante è non lasciare l'apprendista da solo, sia dalla parte del tutor scolastico che da parte del tutor aziendale. Se c'è qualcuno che poi vuole intervenire... Ah, ecco, Fabrizio ha alzato la mano. Già, Fabrizio con la mano. Ecco, grazie. Non so se posso. La mia domanda aveva il senso di dire se questo è un meccanismo che si autoalimenta, così come delle volte si creano dei circuiti, dei cortocircuiti negativi, quindi dei circoli viziosi, se si può creare un circolo positivo, che proprio, come diceva il dottor Sarchielli, grazie alla relazione si autoalimenta uno scambio positivo, come mi era sembrato anche nell'impresa che abbiamo visto, dove l'apprendista si sentiva accolto e pur con un difetto di motivazione iniziale e con qualche sua perplessità sul suo ruolo nell'impresa, dopo si metteva maggiormente in gioco, ricevendo ancora di più un feedback positivo. Quindi è un meccanismo che, se ben inserito, si autoalimenta. Questo era il senso della domanda, al di là di come l'ho espressa. Sì, intervengo io su questo. Sì, credo sia proprio così. Il fatto di creare una relazione permette di rendere l'apprendistato duale un momento di formazione non solo per l'apprendista, ma anche per il tutor, che quindi, sapendo chi è, cosa deve fare e mettendolo in atto, alimenta la motivazione, vedendo l'apprendista motivato, capisce meglio il suo ruolo e riesce ad agirlo in modo migliore nel futuro. Quindi sicuramente, oggi la parola d'ordine è ciclo virtuoso, perché stiamo sviluppando un po' questo tema proprio in quest'ottica, e quindi mi sembra estremamente coerente il commento, quindi la domanda è sicuramente sì. Sapere il proprio ruolo e agirlo correttamente permette da un lato di motivare e poi alimentare questo circolo virtuoso. Finché ci sono, no, stavo giusto per dire, condivido anche quanto detto da Fabrizio Fontana, proprio perché l'apprendistato duale è molte volte la prima occasione di confrontarsi col mondo del lavoro per gli apprendisti, appunto, quindi anche solo capire qual è la direzione che si vuole prendere è un traguardo che non va sottovalutato. Però ho visto che ha alzato la mano, quindi lascio la parola a lui. Volevo solamente intervenire dicendo che bisogna anche dare un po' di peso al fatto che il tutor non deve essere pari, ma comunque è un ruolo, e quindi c'è una certa differenza ai ruoli, perché se non si fa capire questo all'apprendista, una parte diciamo potrebbero esserci dei fraintendimenti, perché magari prende le cose un attimino sotto gamba, perché il discorso del tutor ha degli obblighi uno tra quelli è quello di non lasciare mai solo l'apprendista,
che deve rispettare anche lui, non è che può prendere e lasciare andare. È vero che lo scopo è anche far prendere autonomia ai ragazzi che intervengono, ma per legge non possono essere mai abbandonati a se stessi, neanche per un minuto. Certo, sì, giusta l'osservazione, non fraintendiamo questa necessità di creare una relazione come diciamo, mettersi completamente alla pari. Rimane sempre il fatto che il tutor ha un ruolo diverso, ha un ruolo di formatore, ha un'esperienza diversa, ha un ruolo nell'azienda diverso, quindi chiaramente c'è un dislivello, ciò però non deve portare ovviamente a comportamenti autoritari, a comportamenti disfunzionali, perché deve esserci comunque un ambiente che permetta l'apprendimento, consenta l'errore, aggiungo un altro tassello, perché appunto sia all'interno di un percorso di formazione, non all'interno di un test di capacità tecniche, potremmo dire. Quindi sì, ci sono ruoli diversi, però ovviamente è necessario saperlo gestire. Secondo me è un aspetto interessante, appunto, anche sottolineato nel testo in chat di Fabrizio Fontana, cioè quello di non prendere come un fallimento, no? Il fatto che poi il rapporto non prosegue eventualmente dopo il percorso di apprendistato, perché questo riporta una mia esperienza personale. A me è capitato e capita tutt'oggi, no? Di avere dei junior in formazione, no? Anche con un rapporto diverso dall'apprendistato, ma con lo scopo di accogliere dei giovani che sono appena usciti da un percorso formativo. Uno degli obiettivi non è soltanto quello di capire che cosa vogliono fare da grandi, ma è anche quello di capire cosa non vogliono fare, e se non l'hanno mai provato fanno fatica a capire cosa non vogliono fare, no? Quindi il fatto che in esito al percorso di apprendistato ci sia più chiarezza su che cosa i ragazzi non vogliono fare non è un fallimento, è un obiettivo. È un obiettivo. Quindi sono particolarmente d'accordo anche con questo scopo. Quindi in realtà il percorso di accompagnamento che si concretizza nel percorso di apprendistato duale ha anche questo tipo di sfaccettature e può essere anche progettato in alcuni spazi per fargli sperimentare delle cose dove hanno il dubbio se fa per me o non fa per me. Ovviamente sperimentate in un contesto protetto, delimitato, senza abbandonarli, diciamo, a loro stessi, lasciandogli però quella quota di autonomia che serve a capire se quella cosa lì ti dà soddisfazione, motivazione, interesse, c'è un'abilità di base che ti consente di sperimentarti oppure no, e l'obiettivo è, bene, ho provato, ho capito che non fa per me, obiettivo raggiunto. Mi fermo, ecco, perché poi di queste cose ne parleremo anche in presenza. Vi aspettiamo numerosi il 14 marzo alle 14:30 e mi sento anche di rassicurare coloro che non hanno fatto il test, non hanno risposto alle domande sulla piattaforma, che non interrogheremo, quindi non ci sarà un'interrogazione di recupero, per cui venite sereni, portate le vostre esperienze e cercheremo di lavorare insieme per capire come mettere meglio a terra i contenuti che sono stati presentati in queste prime fasi. Grazie a tutti, a presto.